Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Dopo 48 ore ovviamente di attesa, non ho caricato alcun contenuto perché mi aspettavo qualcosina in entrata di ufficiale, non è arrivato ancora niente, ma non è solo colpa del Napoli. Ci arriviamo perché sono un tantino irritato per quanto riguarda questo calciomercato e come si girano calciatori e società anche nei confronti del Napoli. Ovviamente fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, mi date una grossa mano con l'iscrizione al canale a far crescere la nostra community, come dico sempre, che non è solo la mia. Novità per quanto riguarda Dorgu al Manchester United che potrebbe liberare Garnacio. Situazione difensore Pietro Comusso della Fiorentina, anche se si spara veramente altissimo. Ovviamente partiamo dalla situazione Dorgu e poi passiamo al difensore. Dorgu libera Garnacio, così titola il Corriere dello Sport in edicola che fa il punto sulla trattativa per l'argentino. Manna, dicevamo, sta infilando un incontro dopo l'altro a Milano. Con l'entourage di Garnacio si ragiona sullo stipendio intorno ai 4 milioni di euro tra base fissa e bonus. A Manchester guadagna 1,5 milioni più bonus. Con gli uomini che curano l'operazione invece si prova ancora a limare la distanza economica tra richiesta dello United e la proposta, 65 milioni 65-60 milioni contro i 50 milioni con i bonus. I Red Devils però hanno completato un'operazione da 40 milioni complessivi con il Lecce per Dorgu e hanno la necessità di vendere e incassare per uscire dalla morsa del fair play finanziario. Come a dire, Dorgu fa un assist al Napoli per Garnacio, primo obiettivo anche se molto complesso. Dorgu fa un assist al Napoli per Garnacio, non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio perché Dorgu poteva scegliere Napoli, il Lecce poteva, diciamo, non voglio dire spianare la strada al Napoli, ma visto che il Napoli è l'unico club del sud Italia che comunque anno dopo anno cerca di rompere le uova nel paniere al predominio ovviamente di Inter, Milan e Juventus, qualche volta potremmo, anzi qualche volta vorremmo, sarebbe il caso, mettiamola come volete, di trovare qualcosina di più spianato, perché poi se diciamo le notizie le date così, Dorgu fa un assist al Napoli, non è assolutamente vero perché siamo arrivati a fine mercato e ci si è decisi poi sul, diciamo, sul finale in casa Manchester per tesserare Dorgu. Adesso voglio proprio vedere come se ne esce lo United per, ovviamente, come la notizia ci dice, uscire dalla morsa del fair play finanziario perché sono con l'acqua alla gola e devono cedere. Caro Napoli e ovviamente caro Antonio Conte, caro direttore Manna, state vedendo come si viene trattati, ecco, in fase di calciomercato, soprattutto perché poi tu hai Conte, sei primo in classifica, attenzione a far rinforzare ovviamente la squadra napoletana, altrimenti non ce n'è per nessuno. Questo è il mantra di questo calciomercato, Danilo compreso, perché poi il Napoli non ha sondato nessun difensore, o meglio, non abbiamo saputo niente per una settimana, 10 giorni, da quando poi c'è stata quella chiacchiera con Danilo che doveva venire a Napoli, poi non se n'è fatto niente, per lo stesso motivo, per non andare a rinforzare ovviamente la nostra squadra e Mister Conte che potrebbe fare veramente i buchi a terra con qualche accorgimento giusto per non arrivare corti. L'augurio è che noi facciamo comunque i buchi a terra al di là di un mercato che potrebbe, diciamo, essere magro per quanto riguarda il difensore. Il difensore, eccolo qua. Il Napoli continua a insistere per Pietro Comuzzo. Questo è l'aggiornamento dalla Fiorentina che arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato. Ore intense per trovare l'intesa con la Fiorentina nonostante abbia soli 20 anni. Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro. Ma il Napoli continua il pressing, gli azzurri continuano a trattare per trovare il prezzo giusto e provare a fare l'operazione in questa sessione di mercato, provando a convincere la Fiorentina con un'importante offerta. La Fiorentina ha sparato alto 40 milioni e allora anche questa situazione possiamo catalogarla, diciamo, nella storia che stavo ovviamente esaminando prima. Vi volete mettere tutti di traverso?
40 milioni per Comuzzo, assolutamente no, la dirò grossa, 40 milioni per Comuzzo, me la rischio con 3 centrali e Rafa Marin vuole andare a Villarreal, va al Villarreal per farlo giocare, ce la rischiamo con 3 centrali, perché poi se dobbiamo pagare un difensore 40 milioni di euro, e allora stiamo parlando di aria fritta, perché sono le stesse cifre con le quali hai portato poi a Napoli il muro azzurro, direi. Alessandro, buongiorno, lo aspettiamo ovviamente al rientro dall'infortunio, però c'è qualcosina che non va, non è solo il mercato di gennaio, non è solo, diciamo, la sessione di riparazione che sappiamo tutti fa lievitare i prezzi, trattative che sono sicuramente complicate, però non possiamo stare al volere, ecco, delle altre società solo perché sapete che il Napoli è una società sana a livello economico, sapete che abbiamo incassato, incasseremo, incassiamo i soldi di Quara e quindi qualsiasi calciatore che vuole il Napoli costa dai 40 milioni in su. Ecco perché ieri ovviamente smentita, io non ho proprio calcolato, ecco, la notizia Raspadori per Lookman, perché già solo a leggerla sembrava una cazzata. Infatti, ovviamente Chiariello ha smentito oggi la situazione, però nel caso si presenta qualcuno veramente e vuole Raspadori, 35 milioni di euro di base fissa. Ma come? Il ragazzo è giovane, il ragazzo è promettente, il ragazzo ottiene, come si dice a Napoli, e quindi cominciamo a far così da ora in avanti, perché chi viene a Napoli viene servito, riverito e viene molte volte accontentato, sia per quanto riguarda calciatori, ingaggi, rinnovi, eccetera, sia per quanto riguarda società che si affacciano in casa Napoli, presentano un'offerta, ci si siede, ovviamente da veri uomini, e si trova la quadra, si cerca di trovare la quadra. Quindi, caro Napoli, da oggi in poi, per favore, chiunque bussa alla porta, 40 milioni, no, ma io vorrei Rafa Marin, non lo mandate al Villarreal, perfetto, 30 milioni. Ma come? No, ma quello è giovane, promettente, che vai trovando? Cioè, che cosa andate trovando? Se dobbiamo pagare, anzi, se la richiesta della Fiorentina per Comuzzo è di 40 milioni e la società viola, come ci dice ovviamente Gianluca Di Marzio, ha rifiutato 20 milioni di euro, allora o siete andati a finire con la testa a terra oppure avete fatto di tutto per mettervi di traverso e farci arrivare ovviamente corti, perché siamo corti per quanto riguarda il livello numerico e lo star tranquilli nel caso un raffreddore a qualcuno, una febbre. Non parliamo nemmeno di infortuni muscolari, parliamo proprio di qualche settimana che salta, 2 settimane per, diciamo, tra virgolette, cose minime, affaticamenti e quant'altro. Ma noi ce la giochiamo così. Il mister più, diciamo, percepisce queste situazioni contro, perché sono situazioni che vanno contro il Napoli, e non sto qui a fare il mamma santissima, ti lamenti sempre, assolutamente no. Chi è iscritto da un bel po' sul canale sa benissimo come sono fatto, e iscrivetevi se siete arrivati finora ovviamente in questo contenuto, potete testare con mano sul canale. Non siamo, ecco, lamentosi per quanto riguarda la situazione Napoli, e ce l'avete sempre con Napoli, assolutamente no, però quando è palese la situazione non possiamo nemmeno chiudere gli occhi, non dobbiamo anzi chiudere gli occhi, e il Napoli deve rispondere con la stessa moneta, dovrà rispondere con la stessa moneta nelle prossime sessioni di mercato, quella di giugno, quella di gennaio prossimo, l'altra ancora, perché se dobbiamo spendere 40 milioni per un difensore che sta facendo una prima parte di stagione come si deve con la Fiorentina, perché non parliamo di Pietro Comuzzo che ha vinto il mondiale, ha vinto l'F Cup, stava in Premier, no, parliamo comunque di un buon calciatore che potrebbe far bene, potrebbe, diciamo,
fare uno step ulteriore nella sua carriera, venendo a Napoli e dandoci ovviamente il suo contributo, ma per calciatori del genere non si possono investire 40 milioni. Noi abbiamo pagato Buongiorno 40 milioni, sempre perché Buongiorno non ha fatto toccar palla comunque a quasi tutti i numeri 9 in Serie a Torino, Osimhen compreso, Lukaku compreso. Quindi parliamo di un difensore con pesi, misure e qualità e lo sapevamo. Se dobbiamo scommettere così, allora restiamo, diciamo, come stiamo adesso. Nel caso dovesse venire un raffreddore a Neres Sopolitano, c'è la situazione Spinazzola da poter sfruttare e non ha fatto nemmeno male nelle ultime uscite. Quindi credo che Conte comunque sicuramente resterà con tanto di naso irritato, così come siamo irritati anche noi tifosi perché qualcosina poteva arrivare, ma visto che si sono messi tutti di traverso non possiamo nemmeno prendercela con il Napoli che ci sta provando. Manna ci sta provando, il Napoli è disposto comunque a spendere senza che andate appresso a notizie, no, Achille perché il presidente non vuole spendere, abbiamo già speso a giugno, allora dobbiamo rientrare qua, là. Non è vero proprio niente perché il Napoli comunque in prospettiva, al di là di Quara, incasserà comunque la cifra di Osi e forse non solo, perché poi quando arriveremo a giugno può darsi che qualcuno chiede la cessione, qualcuno vuole cambiare area, piazzeremo qualche altro calciatore. Fatto è che i soldi ci sono e ci saranno e quindi non è un problema del Napoli al 100%. Assolutamente no. Sono irritato perché non perché ci dovete stendere il tappeto rosso, ma non portatele poi queste situazioni. Cioè, noi stiamo parlando di Torgo e Garnacio quasi da un mese. Ve ne siete usciti nell'ultima settimana di mercato, comunque trovando l'accordo e liberando, tra virgolette, poi la situazione Garnacio che credo molto probabilmente resti pure in Premier, va a finire che se lo prende il Chelsea e rimani pure con tanto di naso anche lì. Tanto di naso relativamente, perché se dobbiamo pagare 60-65 milioni, Garnacio sta buono a Manchester. L'ultima parola per Dorgu, se doveva fare il salto di qualità, ha sbagliato sicuramente piazza, società. Non voglio dire campionato perché la Premier resta un grandissimo campionato, però nella situazione in cui versa lo United, io per fare il salto di qualità sicuramente non ci sarei andato. Ma è stato sicuramente un accordo siglato già da tempo, dai, mettiamola così, altrimenti faccio sempre il malpensante. Mettiamola così, è stato siglato da tempo l'accordo Dorgu-Manchester United quando ci fu la chiacchiera con Conte. Conte gli disse, vedi che ci sarà il Manchester a gennaio, puoi andare anche lì. Così successe e questo fu. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.